Quanti ragazzi sei stata nella tua vita? Faccio vedere. C'hai la lista? Sì, ovvio. Seriamente? Quelli che Vedere mi sono scopati. quanti Ma sono? che cosa è? Ma che video è? Che video è? Cos'è? Una che va... Qual è l'interesse di questo video? Vediamo, video di 5 secondi. Ve l'ho dati un po' di più. Avete capito? Quando resti incinta di uno sconosciuto ma tu sei ancora una bambina. Ma che cosa è? Non voglio neanche capire, ma che schifezza è? Cos'è? Siamo insieme e per 24 ore non potrei dire di no. Cosa faremo insieme? Ripetizione di grammatica. Ciao ragazzi, siamo arrivati a Napoli, stiamo cercando qualcuno per partecipare al Chinotto Tour. Se ci sono persone dure o serie, mi raccomando, contattateci. Vabbè. Il Calippo pure e tutte voi fate. Come ti sta andando? Ma diciamo non mi posso lamentare. Stasera infatti dopo c'ho un appuntamento. Dove? In bagno? No, io pensavo fuori. Il motello? C'ho i miei trombini Sempre lì. Fa un riferimento sessuale di livello delle scuole medie, ma già prima forse, perché in seconda media fai una battuta così con i tuoi amici. Già quando ero giovane io, andavo io alle medie, c'era già in questo senso di pudore per dire, oh ma che sta dicendo? È una cosa che non dicevamo cringe, ma eravamo... Anzi, i miei compagni di classe delle medie, se facevano una battuta così, ti sputavano e ti bullizzavano, giustamente. Non sono capace di farti sparare le ragnatele dalle dita, ma riesco a farti sparare qualcos'altro dal... Ha studiato a Oxford. Le vostre focazzine sono rimaste solo per il salame. Se volete anche tutto con 2 T, Storia appassionante. 2 prosciutti. Proprio quello. No, prosciutti. Ma per noi va bene tutto. Se si faccia mega. Ma che video è? Che video è? Cos'è? Una che va... Qual è il video? Non ho capito, che si aspettano che va a vedere, che si gira perché così li vedi il culo? È l'unica cosa che può avere senso. Guarda, veramente, immagine, contenuti. 1,5 milioni, 1,2 milioni. Vabbè. con la faccia si pulite molto bene. Che degrado, che degrado. Poi, ripeto, qui arriveranno i moralisti. Ah, ma perché sei veramente un bigotto, eh? Quanti ragazzi sei stata nella tua vita? Faccio vedere. C'hai la lista? Sì, ovvio. Seriamente? Quelli che Vedere mi sono scopati. quanti sono? Minchia, Ieri sono arrivata a 150. ti scopri tutti. Li scelgo io, nessuno mi dice di no. Quindi non hai mai preso un palo. No, mai. L'altro giorno è capitato che io ho scritto a questo ragazzo, in 2 minuti non mi ha più risposto, e ho scritto al mio migliore amico. Ho scritto con il mio migliore amico. La maggior parte dei ragazzi che mi hanno scritto su Instagram. Scrivetemi su Instagram, così facciamo le candidature. Un'educanda, un linguaggio ricercatissimo. La cosa veramente odiosa di questa roba non è il contenuto, è l'atteggiamento, il motivo per cui vengono fatti, cioè quello per accalappiare like. A parte, se vogliamo entrare nel dettaglio, quanto è banale, quanto è vecchia la storia, perché se l'uomo ha tante donne e lo dice, si atteggia, è un figo, mentre se lo fa una donna è una... Questa cosa era banale nel 1800. No, se un su internet si vanta perché ha trombato tante... Provate a vedere cosa gli viene scritto oggi sotto uno che dice io. Uguale, tramutato dal maschile, un uomo, un cretino che si mette lì. Io però c'ho la lista, c'ho la lista. Ma al di là del contenuto, di cui non me ne frega un cazzo, perché io a differenza vostra non sono misogino, non sono bigotto. Quello che mi dà fastidio è appunto l'atteggiamento. Riempono i propri canali di
puttanate volgari, dopo aver raggiunto milioni di follower, queste qua poi cominciano magari a condividere aforismi di cui non capiscono neanche il contenuto, poesie, testi, e poi vorrebbero essere riconosciuti per queste cose. Ah, ma tu mi segui solo per il mio aspetto fisico? Hai basato la tua comunicazione, il tuo social, il successo nei commenti sotto, chi vuoi che ci sia? No, queste vorrebbero essere riconosciute, perché diciamoci la verità, è una cosa che affligge la maggior parte delle donne, ci sono le donne sui social che fanno così. Ah, perché è giusto, perché dopo anni di maschilismo, perché il patriarcato, c'è il maschilismo, la donna deve essere libera di emanciparsi, ma te fai quello che vuoi. Ma ogni azione ha la sua conseguenza. Se c'hai i follower ti seguono per il tuo culo, perché mostri quello. Non puoi a un certo punto pretendere che ti seguono per altro. No, vorrebbero essere riconosciute come avessero scoperto la cura per il cancro, invece hanno solo scoperto. Parliamo del Calippo Tour. Chi non lo sapesse, il Calippo Tour è un fenomeno per il quale delle ragazze vanno in giro per l'Italia a succhiare calippi, e non sto parlando di gelati. Come donna di 36 anni, cresciuta in una famiglia matriarcale e con un papà che mi ha sempre supportato, detto di studiare, di agire con la mia testa e con etica, mi fa malissimo. Ognuno può fare del suo corpo quello che vuole. Sono d'accordo, però meno male lo dice una donna. Oh, finalmente. Aprite Instagram, è un carnaio, un puttanaio di culi di fuori. Anche qui non voglio fare bigotto, va bene, ma perché usare Instagram? È pieno di siti, il 90% se non sbaglio, forse sono troppo negativo, forse no. 90% mi pare di internet è pornografia. È pieno di siti, dalla pornografia al soft porn all'erotico, c'è OnlyFans, vabbè, a pagamento, ma non hai difficoltà a trovare contenuti di quel tipo. Perché su Instagram è invaso ancora da queste cose? Da nonna in questo video. Facilissimo, ho vinto. Ma attenzione, cioè, non voglio che sia chiara la cosa. A me la cosa che fa schifo non è riferita a il contenuto sessuale. La cosa che fa schifo uso proprio il termine schifo. È lo stesso disprezzo che ho nei confronti di quegli prodotti musicali che si capisce che sono fatti apposta per vendere, con l'unico scopo di far quello. Allora l'arte è proprio svilita totalmente, quindi tutte queste cose, i balletti, i culi di fuori, i vari trend, il Calippo Tour, tutte le allusioni sessuali, sono solo atte a cercare di fare views e guadagnare facilmente. Uno potrebbe dire, ma perché è deprecabile? Per me sì, perché lo raffronto alla stesso tipo di dinamica. Una persona che non avrebbe niente da dire, che non è originale, che non è artistica, non ha un pensiero, è anche stupida. Sto parlando di persona, sto parlando di donne. Persona, quindi parola femminile, termine femminile, persona, quindi dico una persona che non ha arte, che è stupida. Parleremo poi della schwa, del linguaggio inclusivo. Per me questo tipo di atteggiamento è deprecabile. È veramente, perché sono persone che al di là che non sanno fare niente, non hanno qualità. O se ce le hanno, sono talmente codarde che non le mettono in gioco, non mostrano la loro passione, il loro talento se ce l'hanno. La finalità è fare quanti più like possibile. Se domani a questo punto diventa trend una cosa violenta, questi qui fanno una cosa violenta perché tanto il loro scopo è quello, non guardano in faccia a nulla, l'obiettivo è quello, quindi non si pongono il problema di se quella cosa è etica o no, o se quella cosa lì è svilente o no. Lo fanno perché tanto li porta un vantaggio, ma questo è un atteggiamento di merda. Poi ovviamente è sessuale la cosa perché tira più, ok, no? E scelgono facilmente quella cosa lì, però è odioso. E qui potrebbe esserci, qualcuno potrebbe dirgli è un'invidia sociale perché loro hanno ma chi le vuole io coerentemente continuo a parlare di musica, di fare faccio gli stessi contenuti che faccio su YouTube, che invece mi paga e mi ha fatto trovare il mio pubblico. Non è che invece mi metto lì e faccio i balletti, perché quello o dico le cagate le dico, ma secondo col mio senso dell'umorismo.
ma non faccio le battute da bagaglino perché quelle lì premiano, e invece adeguarsi alla cosa che vende, adeguarsi alla cosa che fa successo, piuttosto che imporre te il tuo pensiero. Poi se non è successo non importa, almeno hai detto il tuo pensiero, e questo è il discorso, è quello che mi dà fastidio. Ma se per voi sono brutta, chi se ne frega? L'importante è che piaccia a me, l'importante è che io mi vedo bella. Ma anche l'italiano è importante,